Eccoci qui di nuovo, carissimi amici. Oggi caricheremo la nostra munizione studiata nei video precedenti per la caccia al colombaccio. Vi annuncio che in questa serie vi porterò anche una carica che io utilizzo per il tordo sia allo spollo che allo scaccio e, e poi vorrei portarvi una carica di una munizione a palla per andare a caccia a cinghiali in battuta con il calibro 12 e lì vorrei parlarvi di alcune discussioni che poi ho avuto con cacciatori che però vedremo più in là. Allora, ripartiamo da dove avevamo lasciato e oggi assembleremo, come già detto nel video precedente, questa munizione. Però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like al video, di commentare se ci sono domande e di seguirmi su Instagram. Vi dico Instagram perché? Perché è il social dove io cerco di racchiudere tutte le conversazioni che ho con voi e come già chiesto da molti di voi non riesco a gestire tutti quanti i social con le varie chat perché diventa difficoltoso, perciò cerco di racchiudere tutte le conversazioni all'interno di Instagram in modo da riuscire a rispondervi a tutti. Detto ciò, iniziamo. Allora, abbiamo sostituito l'innesco perché il bossolo, quando è stato comprato, aveva all'interno un innesco 6,16, quindi un innesco ad alta potenza. Per la carica che stiamo componendo oggi abbiamo bisogno di un innesco meno potente, quindi abbiamo optato per il 6,15. Poi andremo ad inserire la polvere in dose di 1,90 e il piombo in dose 38 grammi. Come borra per questa munizione abbiamo scelto una Baschere Pellagri della linea Z2M con altezza 18 mm. Allora io inizierei ovviamente la munizione chiusa con chiusura stellare, perciò il bossolo deve essere svasato. Allora iniziamo con pesare la nostra polvere. Allora 1 grammo, 1 grammo e mezzo, 1 grammo e 90. Per comodità la metteremo prima qui dentro, ok, ed andiamo a pesare la nostra dose di propellente. Abbiamo messo un filino in più e la togliamo. Ancora un'altra volta e ci siamo, è perfetta. Quindi il primo passo è riempire i nostri bossoli della carica di polvere. Per non incorrere in doppie dosi vi consiglio sempre di inserire la borra in modo tale da non inserire due dosi nello stesso bossolo. Continuiamo nella pesatura. Togliamo l'eccesso.
aggiungiamo un pochino, l'abbiamo tolta troppa, e ci siamo. Vi ricordo anche di controllare che non rimanga una parte all'interno dell'imbuto e così via. Perfetto. Inseriamo la bocca, andiamo fino in fondo. Togliamo l'eccesso. Perfetta. Adesso abbiamo inserito le nostre borre all'interno dei nostri bossoli ed andiamo a pesare la nostra carica di piombo. Reinseriamo la polvere nel proprio contenitore, mettiamo il piombo quindi abbiamo detto 20, 30, 35, 37 e 38 grammi. Pesiamo i nostri 38 grammi. E togliamo qualche pallino in eccesso. Ne manca, credo, uno. Perfetto. Inseriamo il nostro piombo all'interno del nostro bossolo. Ok, poi cerchiamo di sistemarlo e poi, cosa fondamentale, andiamo a misurare lo spazio libero che rimane del nostro bossolo. Per ottenere una chiusura ottimale stellare abbiamo bisogno di 11 mm. Allora, noi abbiamo perfettamente 11 mm di tubo libero. Andiamo alla chiusura della munizione utilizzando prima l'incisore che incide il nostro bossolo, poi andiamo alla chiusura.
ed il risultato che otterremo è una chiusura perfetta. Adesso ne prepariamo un'altra e poi andremo a verificare con il calibro l'altezza della munizione completa. Vedete quanto è sensibile la bilancia, basta un pallino e cambia tutto. Ne togliamo un altro ed è perfetta. Versiamo il nostro contenuto di piombo all'interno del bossolo, sistemiamo un pochino il piombo e chiudiamo la nostra munizione. Eccoci qui alla nostra pressa. Adesso vi farò vedere il funzionamento della mia pressa a 4 stazioni. La prima stazione è l'incisore, poi c'è la stazione cono che serve principalmente per chiudere bossoli già sparati, quindi già incisi, e il crimpatore e la bobina di chiusura. Adesso vi farò vedere il funzionamento, così potrete vedere il risultato della nostra munizione. Allora andiamo ad incidere il nostro bossolo, ed infine a chiuderlo. Questa pressa è stata regolata per la chiusura a 58 mm da questo fermo qui, e adesso come ultimo passaggio andiamo a controllare che la nostra munizione effettivamente sia stata chiusa a 58 mm. Come potete vedere, la chiusura della nostra munizione è perfettamente a 58 mm. Eccola qui ragazzi, la chiusura perfetta. Mi ero già preparato una munizione caricata su un bossolo trasparente, il bossolo della volta precedente di tipo 1, che poi andremo a smontare perché non è il bossolo corretto per questa carica, però l'ho caricata per farvi vedere come rimangono le componenti all'interno della munizione. Come potete vedere, il borraggio è perfettamente inserito all'interno della nostra munizione. Ha subito ne prendo uno così vi faccio vedere la differenza. Come potete vedere, ha subito una piccola pressione così da compattare la polvere
all'interno del bossolo e da dargli la giusta pressione. Ci tengo a dirvi che sicuramente vi succederà facendo le vostre prove che il contenitore, il borraggio all'interno della vostra munizione lo vediate troppo schiacciato. In quel caso vi consiglio di smontare la munizione e di assemblarla con il giusto borraggio. Un'altra cosa fondamentale che non vi ho detto nei video precedenti è che il piombo ha la stessa importanza della polvere, delle borre, della lunghezza del bossolo, dell'innesco, è fondamentale, quindi qualsiasi carica voi riuscirete a realizzare e magari riuscirete ad ottenere prestazioni performanti, non vuol dire che cambiando la numerazione del piombo all'interno e passando magari a piombi più sottili e aumentando il numero di piombi all'interno della nostra munizione otterrete gli stessi risultati. Perché? Perché questa munizione ad esempio è stata concepita per il colombaccio, quindi con un piombo più grande, passando ad un piombo, ad esempio un piombo 10, otterremo l'intasamento della canna, cioè al momento dello sparo il nostro piombo all'interno della canna sarà più compatto e avremo l'intasamento della canna e quindi le pressioni che otterremo all'interno della nostra arma sono maggiori e ovviamente cambiando i componenti, il piombo e le pressioni cambieremo le velocità e la munizione non avrà lo stesso risultato che otterremo con quella che avevamo studiato precedentemente. Beh ragazzi, io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!